Ciao, sono Patrizia Pietropaolo e oggi, per poter meglio rispondere ad una specifica richiesta lasciata ad un mio video, ospiterò sul mio canale la dottoressa Luana Spanò, biologa e nutrizionista, che ci parlerà di alimentazione e menopausa. Ciao a tutti, a presto! Buongiorno a tutti! Oggi parliamo di alimentazione e donna, focalizzandoci sulla menopausa. Una buona alimentazione è importante in tutte le fasi della vita della donna ed è naturale che lo sia anche durante la menopausa. Le ossa diventano più fragili, compaiono le vampate di calore, cefalea e altre problematiche. Ma che cosa avviene quando la donna entra in menopausa? Le ovaie cessano la loro attività e di conseguenza smettono di produrre estrogeni e progesterone, causando una diminuzione dei livelli di questi ormoni nel sangue. Come possiamo affrontare al meglio questa fase della nostra vita? Dal punto di vista nutrizionale, per aiutare a mantenere in salute le ossa e prevenire l'osteoporosi, particolare attenzione deve essere rivolta all'assunzione di calcio, la cui raccomandazione per i soggetti adulti è di circa 1200 mg al giorno. Fonti di calcio sono ad esempio le verdure a foglia verde, l'acqua minerale, la frutta a guscio, i semi di sesamo, i latticini, anche se, attenzione, non bisogna esagerare con il consumo di latticini, altrimenti si potrebbe eccedere con i grassi saturi. E poi abbiamo gli alimenti fortificati. Il calcio però da solo non basta. Servono infatti livelli adeguati di vitamina D. Questa vitamina viene prodotta dalla nostra pelle quando ci esponiamo alla luce solare. Esistono anche fonti alimentari di questa vitamina, ad esempio il pesce, la carne, le uova, anche alimenti fortificati come ad esempio i cereali per la colazione o i latticini. In menopausa, inoltre, dovremmo avere un occhio di riguardo per la salute di cuore e vasi sanguigni. Questo perché con la diminuzione degli estrogeni verrà a mancare l'effetto protettivo di riduzione del colesterolo cosiddetto cattivo, quindi il colesterolo LDL. Come possiamo attraverso l'alimentazione proteggere il nostro cuore e i nostri vasi sanguigni? Gli alimenti che contengono alcuni tipi di grassi buoni che prendono il nome di omega 3 sono molto utili per la prevenzione delle patologie cardiovascolari. Via libera quindi a sgombro, pesce azzurro, salmone. Anche la cipolla cruda è un ottimo alleato nell'alimentazione protettiva nei confronti delle malattie cardiovascolari. Questo perché ha un'azione diuretica, ovvero facilita l'eliminazione dei lipidi a livello renale e di conseguenza abbassa la nostra pressione sanguigna. Un alimento prezioso per tutte le età è l'olio extravergine di oliva, fondamentale per l'assorbimento di alcune vitamine, per la diminuzione dell'assorbimento degli zuccheri e per la presenza di preziosi antiossidanti e vitamina E. Infine, per contrastare i sintomi della menopausa, possono risultare utili i fitoestrogeni. Via libera quindi al consumo di aglio, cipolla, broccoli, legumi, ma anche erbe come rosmarino, salvia e lo zenzero, che sono ricchi di polifenoli. Concludiamo con alcuni consigli generali che possono essere applicati a tutti, non solo alle donne in menopausa. Vediamoli insieme. Mantieni o raggiungi un peso ottimale. Preferisci la carne bianca rispetto alla carne rossa e tra carne e pesce cerca di prediligere il consumo di pesce. Come grassi di condimento scegli quasi esclusivamente l'olio extravergine di oliva, quindi prediligi i grassi insaturi. Assicurati di consumare abbastanza frutta, verdura, ma anche cereali integrali e legumi per assicurarti un buon apporto giornaliero di fibra. Consuma alimenti ricchi di calcio e magnesio come latticini magri, verdura a foglia verde, frutta secca e legumi. Riduci il consumo di sale a favore dell'utilizzo di erbe aromatiche o spezie per insaporire i tuoi piatti. Inoltre presta attenzione al consumo di omega 3, soprattutto da pesce e pescato, ma anche noci o semi oleosi.
infine presta molta attenzione al tuo stile di vita, quindi limita il consumo di alcolici, il fumo e aumenta invece l'attività fisica, sia di tipo aerobico, quindi camminate, corsa, sia di tipo anaerobico, quindi attività di resistenza, attività articolare. Spero che questo video ti sia piaciuto e ti ringrazio per l'attenzione.